Ciao da Heavy Metal Heaven! Oggi torniamo a recensire, dopo molti anni, un gruppo nostrano, cambiato molto, ma che rimane ottimo e originale, tra black metal, folk, ruralità e avanguardia. Quanto tempo che non ci vediamo, o meglio, che non vi sentiamo. E questa è la reazione più spontanea, almeno per quanto riguarda chi ha scritto il testo di questo video, davanti a Transumanza di Dawn of the Dark Age. Avevamo già incontrato questo gruppo nato per idea del musicista molisano Vittorio Sabelli nell'ormai lontano 2016, all'uscita di The Six Elements, Volume 4 Air, capitolo finale della tetralogia che il gruppo aveva dedicato ai 4 elementi tradizionali. Da allora però il tragitto di Heavy Metal Heaven non si è più incrociata con quella del gruppo italiano fino a questo 8º disco, uscito a inizio dicembre grazie alla sempre attiva My Kingdom Music. Si è rivelato sorprendente anche davanti ad aspettative non scontate, vista la natura sperimentale della band. Se in Air i Dawn of the Dark Age suonano un black metal variegato, con una sezione di fiati e altri elementi che lo facevano tendere all'avant-garde, in Transumanza il suono si è evoluto. La base rimane la stessa, ma la componente più innovativa ora ha un respiro paragonabile a quello della parte più estrema, se non di più. Lo si sente per esempio nella presenza non solo del clarinetto di Sabelli, ma anche di svariati strumenti e influenze folk, oltre ad alcune venature prog a tratti. Il tutto corredato da atmosfere mai così varie nelle loro 1000 sfumature, grazie alla varietà musicale e anche all'ottima componente vocale, uno dei pregi assoluti del disco. Invece dell'inglese passato, ora i Dawn of the Dark Age usano solo l'italiano, gestito oltre che dallo stesso mastermind da Emanuele Anamnesi Pradoni e da Alessandra Santovito. Cantano, come è intuibile anche dal titolo, testi dalle tematiche rurali, il che dà senso al citato lato folk. Un lato, peraltro, che riverbera anche delle atmosfere oscuramente pastorali, antiche, evocate anche in dettagli, come nella ghost track della conclusiva preghiera pagana del ritorno. È un campionamento solo in parte comprensibile, ma fascinoso, che è presumibile sia la testimonianza orale di un anziano transumante. È insomma un genere sempre d'avanguardia, ma senza sperimentare mai in maniera folle o bizzarra. Da un lato, questo rende Transumanza più compatto, ma rispetto a Air manca un po' di quell'effetto sorpresa, nonostante originalità e personalità dei Dawn of Dark Age siano indiscutibili. Forse però a essere meno d'impatto è la musica in sé. Rispetto a quanto ascoltato in passato, il gruppo lascia meno spesso a bocca aperta. Tuttavia la sua musica rimane solida e di alto livello lungo quasi tutta la scaletta. È un fatto dimostrato per esempio da Transumante, divisa a metà tra una base black atmosferico, ripetitiva a livello di riff ma appassionante, e una sezione centrale invece molto estrosa, in un bel contrasto. O anche il dualismo tra cantico tra cielo e mare, ballata folk rock malinconica, con una dolce voce di Santo Vito in evidenza, e i regi tratturi, che invece è dinamismo puro nella sua parte principale, ma in quella centrale rallenta e presenta vibrazioni in parte oscure, in parte da musica tradizionale. La gemma del disco è però il gran tratturo magno, ancora più dualistica grazie a momenti black tipici ma anche con altri piccoli influssi progressive o addirittura dal metal classico. Il meglio sono però le forti influenze folk musicali e per nulla banali, e dove Dawn of the Dark Age dimostrano meglio il loro grande talento. Quest'ultimo, in generale, si fa valere all'interno di Transumanza, che pur non facendo gridare al miracolo si rivela un ottimo prodotto. Certo, visti i trascorsi precedenti, forse la band di origine molisana potrebbe fare persino di meglio, chissà. Ma anche se Vittorio Sabelli e i suoi continuassero a sfornare album su questi livelli di qualità e originalità, sarebbe comunque oro puro. Insomma, ben ritrovati Dawn of the Dark Age. Voto di Heavy Metal Heaven 84 su 100.
Per oggi è tutto. Ti abbiamo interessato a proposito del progetto Molisano? Dicelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere la recensione. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicato ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!